Buonasera, ben ritrovati tifosi nerazzurri. È lunedì e come ogni lunedì sera torna l'appuntamento con Extra Time in compagnia di Massimo Paganini. Buonasera ciao Federica, ciao Alberto, buonasera a tutti. E Alberto Santi, ben ritrovato anche a te Albi. Ciao Federica, ciao Massimo, buonasera, ben ritrovati. Quali sono i 4 spunti di oggi, Max? Ma sono due focus, uno su D'Ambrosio e l'altro su De Vrij, cioè la capacità del senso tattico di D'Ambrosio, che non è la prima volta che va in gol in questo modo. De Vrij perché è una grandissima, abbiamo visto nelle settimane scorse della sua capacità di impostare, oggi vediamo la sua capacità di difendere, quindi grande intelligenza dal punto di vista tattico, ampiezza e profondità perché sono i due sistemi attraverso i quali l'Inter è riuscito a vincere la partita di ieri, prevalentemente mettendo in difficoltà la Sampdoria su quelli che erano dei punti deboli, loro lo sapevano. Per il gruppo è l'ultimo punto, poi ne parleremo insomma come ultimo punto, perché in questo momento il gruppo ha, a mio modo di vedere, un'arma importante e è un momento importante di crescita. Partiamo allora dalla focus su D'Ambrosio. Su D'Ambrosio perché si è mosso benissimo nel primo tempo, tra l'altro, la partita è stata preparata in questo modo. Qui è sul primo colpo di testa di Perisic, è arrivato vicinissimo qui al gol, lui ha la grande capacità di lettura delle situazioni di gioco e di andare ad attaccare lo spazio, vediamo parte da dietro, eccolo là, arriva ad un passo dal gol, quindi questa è stata la fase iniziale. Qui invece era stata provata, lui si è accentrato e Politano si allargava in modo da far rimanere stretto, visto che la Sampdoria giocava con un 4-3-1-2, far rimanere stretti i centrocampisti ed usare l'ampiezza del campo, quindi nel concetto che dicevo prima di ampiezza c'è anche questo, no? La capacità di usare tutto il campo. Qui di nuovo D'Ambrosio che parte da lontano, dalla possibilità a Politano di rimanere largo, va in raddoppio il centrocampista, lui si inserisce nello spazio per mettere questa poi palla nel mezzo, non è stata sfruttata nel miglior modo possibile, l'Inter ci ha messo un po' di tempo a trovare le soluzioni giuste e soprattutto il giusto posizionamento in campo. E qui sul gol, logicamente, di Perisic, l'abbiamo sottolineato prima, arriva da lontano, di nuovo legge la situazione, va ad attaccare lo spazio nel corridoio che lui vede disponibile, perché in quel momento lì il giocatore vede proprio lo spazio e dice: se la palla passa in questa zona ci sono io, quindi va dentro, la palla passa e lui è bravissimo poi a ribadirla in rete. Quindi direi che al di là di tutto grande prova da parte sua, ed era importante perché i due esterni, soprattutto a destra, hanno spinto molto e hanno creato notevoli situazioni di gioco che sono diventate poi importanti come questa nel trovare il gol. Parlavi prima di difesa solida e quindi non possiamo non citare De Vrij. No, è chiaro che prendiamo di volta in volta un giocatore, non possiamo prenderli tutti, la difesa è solida perché la fase difensiva è importante, però ieri più di altre volte hanno giocato proprio in 4 in linea e basta e spesso e volentieri venivano lasciati da soli, quindi giocavano da reparto. Qui vediamo il primo intercetto su Saponara, qui va ad intercettare la palla mettendosi le mani dietro la schiena perché è molto importante quel tipo di intervento per evitare di prendere la palla con le mani. Qui di nuovo stesso intervento, mani dietro la schiena, interviene di nuovo su Saponara, se non sbaglio ancora all'interno dell'area di rigore, a liberare. Qui va sul primo uomo ad accorciare, fa in modo che Linetti debba cambiare la palla dall'altra parte, dall'altro lato, si cambia con D'Ambrosio perché cambia la posizione con D'Ambrosio che va a fare il centrale, lui sul secondo palo, ben posizionato, quindi senso della posizione dal punto di vista tattico, va a coprire sul secondo palo, sul cross di Saponara, eccolo qui, vediamo, prende il posto del terzino e va ad intercettare la palla, quindi grande capacità dal punto di vista tattico di essere presente nella zona di campo che conta, come abbiamo visto prima, e quindi da grande confidenza, da grande esperienza sul campo e soprattutto fa stare tranquilli anche i compagni, perché è la cosa più importante al di là di tutto. Terzo spunto, ampiezza e profondità. Ampiezza e profondità perché, come ho detto, sono le due armi con le quali l'Inter forse ha messo in grande difficoltà la Samp. Qui è la prima giocata con palla che da De Vrij va ad D'Ambrosio, Politano, palla in scarico a Gagliardini che mette questa palla di prima intenzione. Lautaro sapeva già di dover andare ad attaccare la profondità su questa palla e qui arriva per poco, guarda come gira questo pallone, per poco, non riesce a controllarla bene, probabilmente se la sarebbe dovuta spostare sul destro, tenere un po' più all'interno del campo, qui si chiude l'angolo e non riesce a calciare benissimo, però questa era una palla provata perché lo hanno fatto ancora poi nel secondo tempo o in altre circostanze. Qui lo rivediamo nella fase di costruzione con Brozovic che dà la palla a Nengola, anche la fa scorrere, palla a Perisic, di nuovo la palla in profondità, Lautaro qui non ha, diciamo, forse la gamba o la velocità in grado di mettere in difficoltà gli avversari diretti sulla linea sul lungo e quindi riescono a recuperarlo, però questa era di nuovo preparata bene, mentre qui è l'ampiezza, vedi due esterni, Politano da una parte, Perisic dall'altra, ad allargare la difesa avversaria, e qui è Perisic che mette questa palla all'interno. Eccolo qui, mette questa palla all'interno dove non vanno ad attaccare, Lautaro rimane forse un po' dietro, arriva poi Gagliardini e non riescono a ribadire in rete. L'altra è dall'altra parte, quindi ho preso i due esterni poi che andavano ad attaccare lo spazio, con palla di Perisic che la porta all'interno del campo e la palla che esce dall'altra parte per Politano alla fine che va alla conclusione, vediamo che esce di pochissimo, però
è stato usato tutto il campo, da destra a sinistra, per far muovere la linea difensiva della Sampdoria ed utilizzare poi lo spazio messo a disposizione per poter calciare in porta. Chiudiamo con l'ultimo spunto. Il gruppo è inutile far finta di nulla o di non dirlo, è una settimana particolare nella quale il capitano, che era il capitano da 4 anni, ovviamente non è più il capitano della squadra in questo momento, ma non è che non sia più un giocatore dell'Inter, quindi il gruppo in questo momento deve uscire da una situazione difficile e lo possono fare solo dall'interno dello spogliatoio. È un momento nel quale si cresce come giocatori e si cresce come uomini e si gettano le fondamenta per gli eventuali diciamo così, trionfi del futuro. È un momento molto importante nel quale ovviamente, come ho detto, il gruppo dovrà saperne uscire nel miglior modo possibile, perché solo da qui e solo da questa situazione si può pensare di uscirne a testa alta prima di tutto, ma con quella consapevolezza di poter fare grandi cose.